Dopo il successo del primo video sono ancora qua a parlarvi della fotografia in manuale perché nel primo video abbiamo parlato del triangolo dell'esposizione. Oggi vediamo delle nozioni da sapere sulla fotografia, delle cose da sapere per fare delle buone fotografie in manuale, avere il controllo completo della nostra camera, che è la cosa più importante. La prima cosa da cui voglio partire è ricordarvi di iscrivervi a questo canale perché ci sono tantissime cose, ci sono corsi di fotografia, ci sono serie sul ritratto fotografico, c'è la mia vita, ci sono i miei mini vlog, le mie cose, quindi seguitemi, iscrivetevi, vedete, date un'occhiata al mondo di fotografia che c'è qua perché è super interessante, ci sono tantissime cose, quindi se vi piace un po' la fotografia, bazzicate con questo mondo, siete dei semi professionisti, volete imparare delle cose, iscrivetevi, che non fa mai male. Nel primo episodio abbiamo parlato di tutta la parte legata al triangolo dell'esposizione, quindi spero che da 6 mesi che sono passati abbiate imparato a gestire tutta la situazione, perché oggi parliamo del passo dopo, del passo successivo, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista un po' più pratico. Allora, partendo subito con un aspetto teorico, voglio parlarvi della tipologia di file, perché è una cosa che quando cominciamo non sappiamo bene e quindi vi faccio un bel chiarimento su questa cosa perché così sapete come scattare. I file che parliamo principali sono RAW, JPEG, PNG e PSD. Prima tipologia, RAW. Il file RAW è un file grezzo, come può, che ha un minimo di dimestichezza con l'inglese, certe cose, vabbè, comunque è un file un pochino più grezzo, un pochino più selvaggio, che contiene al suo interno tantissimi metadati, quindi è molto più pesante, ma vi dà la possibilità in post-produzione, grazie al fatto che mantiene più dati su tutta la luce, su tutte le ombre, eccetera, di avere una maggiore malleabilità, quindi un file più malleabile, un file su cui potete giocare di più, su cui potete abbassare di più le luci, alzare di più le ombre senza avere degli artefatti. Al contrario, il file JPEG è un file compresso, quindi è un RAW a cui sono già state applicate dalla vostra macchina fotografica e dal software della vostra macchina fotografica delle correzioni. E poi il file è stato compresso, quindi è molto più leggero, molto più comodo sotto questo punto di vista. Però una volta che lo mettete all'interno di un programma di editing, se andate a ritoccare un po' la vostra fotografia, vedrete che si creano degli artefatti nelle ombre, si creano degli artefatti nelle luci se andate a cambiarle tanto, i colori comunque non avete tutta la gamma dinamica del vostro file perché comunque è un file che ha subito una compressione, però allo stesso tempo quando avete fatto la fotografia in RAW poi dopo la potete benissimo esportare in JPEG o in PNG rispetto alle vostre esigenze. Il PNG invece è sempre un file compresso che non può uscire direttamente dalla vostra camera, ma è un file in cui potete esportare il vostro RAW una volta che avete scattato. Il PNG è molto leggero, contiene pochi metadati e è molto buono per tutta la parte di contenuti sul web, foto sui siti che hanno bisogno magari di un basso peso e comunque un buon compromesso tra qualità e peso del file effettivo. Non è assolutamente adatto per tutto il discorso stampa, però sicuramente per il web è un buon compromesso tra peso e qualità, appunto. E poi l'ultimo file è il file PSD, che è il file che esportate da Photoshop, che se lavorate con un paio di persone o anche solo dovete mandare delle modifiche che avete fatto, è un'ottima tipologia di file, un file molto pesante ma contiene al suo interno tutte le modifiche che avete fatto a una fotografia all'interno di Photoshop, quindi una volta che voi lo avete esportato, anche se qualcuno apre lo stesso file con estensione PSD, può vedere tutte le modifiche che avete fatto, tutti i livelli che avete applicato e può appunto rimodificarli e rimandarvelo, quindi è una possibilità di lavorare in due su uno stesso documento, su una stessa fotografia. Anche qua interessante, però ovviamente dopo una volta che avete finito questa cosa dovete esportarlo o in JPEG o in PNG o in TIFF se dovete fare cose super pesanti, ma a me non è mai successo, quindi non credo che sia cosa da tutti i giorni, ecco. Una cosa bellissima da gestire con tutta la fotografia in manuale, con la nostra macchina fotografica, una volta che abbiamo smacchinato con tutto quanto, è la profondità di campo. La profondità di campo è influenzata da 3 fattori che sono la lunghezza focale, la distanza dal vostro soggetto e l'apertura del diaframma, quindi se avete visto il primo episodio sapete di cosa sto parlando. Io ho fatto un video ben specifico su tutta la parte di profondità di campo, effetto sfocato eccetera, ve lo ricordo perché è un video un pochino vecchio, quindi magari chi è nuovo su questo canale vede questo video non se lo va a rivedere, non lo ritrova, però questa cosa è importantissima, andate a rivedervela perché ve lo lascio qua nelle schede perché è super importante ed è bellissimo poi una volta che avete imparato a fare le fotografie con questo sfocatino, con queste cose vi sentirete
veramente felici e veramente bravi. Aspetto invece importante per la parte cromatica della vostra immagine, quindi legata ai colori, per la parte riguardante le luci, come cade la luce, la temperatura della luce, quelle cose lì che sembrano cose avanzate ma in realtà sono cose da sapere di base, è il bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco stabilisce, diciamo, la visione, la sensibilità alla luce del vostro sensore rispetto alla tonalità della luce, quindi calibra l'immagine rispetto a queste tonalità. Adesso io ve lo accenno molto velocemente perché anche di questo c'è un video qua nelle schede, che è super interessante, è super importante da sapere. 8 minuti di video, ve lo guardate, imparate le vostre cose e fate secondo me il vostro interesse a guardare queste cose qua perché è super interessante, è super bello, quindi andate a vedervelo così riuscite a gestire bene le fotografie. Una cosa invece che vi aiuta a capire se le vostre fotografie sono correttamente esposte e se state gestendo bene il triangolo dell'esposizione che abbiamo visto nel primo video è tutta la parte riguardante l'istogramma. Che cos'è l'istogramma? L'istogramma è un grafico che voi potete abilitare sulle vostre macchine fotografiche, composto da un asse verticale e da un asse orizzontale. L'asse orizzontale indica la luce, la luminosità delle vostre aree, è composto da 255 punti, il punto 0 è il nero assoluto, il 255 è il bianco assoluto e praticamente dà tutta la scala di neri, grigi e bianchi che sono presenti all'interno della vostra fotografia in fattori di esposizione. Sull'asse invece verticale c'è il numero di pixel che rientrano all'interno di quell'intervallo di illuminazione. Sembra una cosa super complicata, ma alla fine ve lo spiego semplicemente. Si creano delle onde e se ci sono delle dominanti o troppo a sinistra oppure troppo a destra avete sottoesposto o sovraesposto troppo la vostra immagine. La modalità di lettura è molto semplice, si creano queste onde ed è importante per un'immagine ben esposta che le onde siano ben bilanciate tra di loro, quindi che non ci siano cose troppo scure e cose troppo chiare, soprattutto perché se fate questo errore, quindi se linguaggio tecnico, clippate le ombre, quindi fate dei neri assoluti troppo scuri o bruciate le luci, quindi troppo bianchi, troppo chiari, farete fatica a recuperarli in post e non sono gradevoli da vedere all'interno della vostra fotografia e rischiate di creare quindi dei bianchi assoluti che non va mai bene, anche perché il vostro occhio tende a guardare le parti più luminose dell'immagine. Se voi avete bruciato una cosa lontana dal vostro soggetto, l'occhio comunque sarà sempre influenzato e cercherà sempre di andare in quel punto e non sul vostro soggetto. Questo mira alla capacità comunicativa della vostra immagine, quindi cercate sempre di esporre bene, di fare le cose. La parte diciamo più centrale dell'istogramma è quella che riguarda i mezzi toni, quindi se avete delle curve, ancora le campane, io non ce la faccio più, giuro, ma che quante cazzo di campane devono suonare, Dio santo, in 10 cazzo di minuti, ma poi 50 persone vivono in questo paesino di merda, non è che, cioè, il mio studio, bello, ok, tutto quello che volete, ma in un paesino, in un cunicolo, che c'è la chiesa, il prete, 4 vecchi che vanno, che saranno lì da 25 minuti perché è il loro appuntamento fisso della giornata. Poi oggi non è domenica, è giovedì, sono le 10:56 di mattina. Sfollo veramente. Quindi un istogramma ben bilanciato avrà una disposizione uniforme lungo tutto l'asse orizzontale, mentre invece un istogramma con degli altri contrasti avrà 2 gobbe, una sulla parte delle luci e una sulla parte delle ombre. Occhio a questi alti contrasti perché molto spesso sono difficili da recuperare in post, dovete essere molto precisi nell'utilizzarli. Altro aspetto importante della fotografia, una volta che state andando e che vi state approcciando a un mondo un pochino leggermente già più avanzato, avete mosso i primi passi, avete già capito, è la composizione. La composizione è super importante, come rappresentate e incorniciate il vostro soggetto. Ci sono varie tecniche di composizione, ci sono da tenere in considerazione le linee, ci sono gli schemi di composizione, ci sono la capacità di incorniciare un soggetto all'interno di un contesto, eccetera. Anche qua ho fatto un video in cui ne parlo bene, è un video un pochino vecchiotto, quindi ve ne parlo adesso, così ve lo andate a rivedere sempre qua nelle schede o con il link in descrizione una volta che avete finito di guardare questo video. L'ultima nozione con cui vi lascio oggi è il concetto di stop luce. Lo stop è l'unità di misura della luce, quindi noi alziamo l'esposizione dell'immagine o abbassiamo l'esposizione dell'immagine
di uno o più stop. Quindi aumentare di uno stop significa che noi raddoppiamo la luce che entra all'interno del nostro sensore. Abbassare di uno stop significa dimezzare la luce che entra all'interno del nostro sensore. Ci sono tre modi per ovviamente aumentare o diminuire l'esposizione, che sono legati ai tre parametri del triangolo dell'esposizione e che vanno ben bilanciati tra di loro. Se vogliamo diminuire o aumentare di uno stop con i tempi di scatto, dobbiamo raddoppiare o dimezzare i tempi di scatto. Quindi se noi siamo a 1 centesimo, per aumentare di uno stop andremo a 1/50, mentre invece se siamo a 1 centesimo per diminuire di uno stop andremo a 1/200. Mi sembra abbastanza chiaro, cioè se siete forti con le moltiplicazioni e divisioni andate tranquilli, no? È abbastanza semplice come cosa. Per la parte riguardante il diaframma basta aumentare di un numero, quindi letteralmente se siete a F4 diminuire di uno stop la luce significa andare a F5 e aumentare di uno stop significa andare a F3, che non esiste, F2.8 se il vostro obiettivo ve lo permette. Comunque un numero è uno stop luce, quindi più 1 e meno 1, qua proprio sottrazione e addizione di 1, cioè non mi sembra tutta questa cosa incredibile. Mentre invece per l'ISO vale il concetto del raddoppiamento e dimezzamento. Se siete a ISO 200, aumenti di uno stop ISO 400, non 300, 400, diminuisco di uno stop ISO 100 perché vado a raddoppiare e dimezzare. Questa cosa è molto semplice a livello matematico da fare, poi dopo quando volete bilanciare bene questi elementi non è così facile perché molto spesso dovete capire come bilanciarli per ottenere degli effetti, per ottenere delle rappresentazioni in un certo modo. Per aiutarci con gli stop luce ci sono degli strumenti come i filtri variabili, filtri ND, che sono molto buoni perché vanno a aumentare o diminuire di tot stop la luce che entra all'interno del nostro sensore. Se per esempio noi vogliamo fare una lunga esposizione, delle cascate, ma non possiamo mettere F22 e ISO 100 magari perché comunque non è abbastanza chiuso, perché comunque viene comunque sovraesposto, quindi c'è la possibilità di utilizzare questi filtri che sono essenziali per le nostre fotografie. Amici, spero di essere stato chiaro nel video di oggi. Iscrivetevi, lasciate un like, andate a rivedervi i video che vi ho lasciato nelle schede qua sotto in descrizione. È super importante questa parte di fotografia manuale perché vi dà la possibilità, se siete nuovi in questo mondo, di esplorare un pochino di più, di giocare un pochino di più. La fotografia di base per scattare una foto non è complicato, però poi dopo per fare una bella fotografia ci vogliono delle accortezze che dovete essere in grado di sviluppare se almeno volete fare un pochino di questa passione, qualcosa di soddisfacente e portarvi a casa dei buoni risultati. Amici, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!